Buongiorno, oggi 28 maggio, siamo in partenza per andare in vigna a lavorare, quindi in Francia, esattamente dove eravamo andati l'anno scorso. Ci portiamo con noi Busca, quindi saremo io, Eli e Busca. La data di inizio dovrebbe essere il 2 giugno, però sapete che con l'agricoltura non c'è mai certezza né nella data di inizio né nella data di fine. Poi vi volevo anche raccontare che non avevo le placche, ma mi ha morso una zecca. Da 2 giorni avevo una zecca nel fianco, perché me ne sono accorto, avevo febbre così, e meno male avevo iniziato a prendere l'antibiotico, e poi pensavo di avere un brufolo sul fianco, però il giorno dove la febbre era alta non avevo voglia di andare allo specchio a vedere, oppure non avevo voglia di dire Eli, guarda qua, che cos'è? Pensavo fosse un brufolo che non mi vedevo perché era sul fianco, lo toccavo e basta. Ho detto ci sta, con tutte le medicine, cortisone per l'ernia, antibiotico e tutto quanto, ho detto un brufolo ci sta che esce, no? Il giorno dopo questo brufolo però mi prudeva, mi faceva anche un po' di bruciore, e poi mi guardo, ho detto vabbè, vado a vedere allo specchio. Mi guardo allo specchio e c'era la testa della zecca dentro il corpo mio e il corpo della zecca tutto che si muoveva, quindi che schifo, perché ci ho dormito anche sopra, secondo me almeno 2 giorni o una notte ci ho dormito sicuramente sopra, e lei stava entrando dentro il mio corpo, infatti era tutto infiammato, sono andato al pronto soccorso, me la sono fatta togliere, perché io tra l'altro ho cercato di toglierla da sola, ma essendo scomodo perché non ci vedevo bene, con le pinzette l'ho schiacciata e l'ho ammazzata, e quindi lei è rimasta a metà dentro di me, morta. Allora sono andato a farmela togliere, mi hanno detto di continuare l'antibiotico, appunto, perché non si sa mai, e mi hanno fatto il richiamo dell'antitetanica che io non avevo, e adesso sto bene, è tutto a posto. Però pensa a te, la zecca, e non siamo mica stati nell'erba alta. Vabbè, comunque noi adesso siamo in viaggio. Allora, carico scarico fatto, Busca è qua, e adesso ci prestiamo a prendere il Monginevro, no scusate, il Moncenisio. Oh, ci volevano un po' di campane. Eccoli lì i tornanti del Moncenisio, dove probabilmente perderemo Busca. Madonna, che vento. Che bello il lago del Moncenisio comunque. Pausa pranzo, intanto che qua Elisa sta lavorando, e intanto cucina anche muta. Figurati se ci possiamo fermare a bordo strada tranquillamente. No, dobbiamo andare in questo posto? Sì. Bello. Dove ci mettiamo? Ah, anche lì? Ah, immagini, quel frontale.
Buongiorno, sono le 9, abbiamo un pochettino di strada da fare, ma poca roba, una trentina di chilometri, stiamo aspettando Busca. È lì che si gode il sole e qua si è dormito molto bene, il posto è veramente bello, ospita un sacco di mezzi, volendo, ma noi siamo solo in due. Ieri ci siamo fatti un 300 km, quindi siamo già più o meno a metà strada, quindi da adesso in poi, che tanto oggi è giovedì, faremo pochi chilometri, così almeno non stressiamo troppo i mezzi, che comunque hanno 400 anni. Il posto dove siamo diretti dovrebbe essere un'area picnic molto carina, vedremo com'è, ma staremo lì tutto il giorno e poi domani ci sposteremo di nuovo, poco per volta, cerchiamo di arrivare. Vai piano, no? Scusi Mocchina. Ah, guarda, sei messa Permesso. di lato. Ma che Grazie. Ciao ciao Mocchetta. Scusateci Mocchina. Permesso. Messo. Sto ha culetto. accelerato un pochettino il passo. Scusate. Mocchette. E mi scusi. Quella mucca. Guarda che carine, si mettono a destra. Grazie Mocchini. Eccoci qua, siamo in un parcheggino a bordo strada, però è molto bello. Qua c'è tutto il pratino e qua dovrebbe esserci anche un fiume. Eccolo qua. Una palude più che altro. Molto bello, molto bello. C'è delle crepe. Buongiorno. Buongiorno, terzo giorno di viaggio per raggiungere il posto di lavoro, dove ci hanno detto che non iniziamo più lunedì 2, ma forse mercoledì 4. In Vigna è così, non sai mai quando inizi, non sai mai quando finisci. Però vabbè. Adesso stiamo raggiungendo un altro posticino che però ci eravamo già stati lo scorso anno, perché oggi facciamo la pizza e quindi andiamo sul sicuro, perché lì sappiamo che c'è il tavolo, si può fare perché l'abbiamo già fatta lo scorso anno giusto lì. Siamo passati a fare giusto quello che ci mancava di spesina, mi sono lavata i capelli e adesso raggiungiamo il posto. Busca è sempre dietro. Molto dietro, perché qua adesso, una volta superato, diciamo, il confine Italia-Francia, finiscono le zone montane ma iniziano le zone collinari. E che cosa succede? Che ci sono delle strade lunghe tipo questa, dove ci sono molte salite, diciamo falsipiani, e io con questo motore fortunatamente non l'ho cambiato ferrobattuto. Con questo motore riesco a stare sempre alla velocità giusta di crociera, invece Busca con l'aspirato non ce la fa, deve scalare in quarta e quindi l'abbiamo perso. Comunque le strade francesi sono sempre meravigliose, oltre al fatto di essere senza buche, senza crateri, è proprio bello perché c'è sempre verde in giro. Sì, e poi non ci sono 300 rotonde al chilometro. Bella, ci mancava. Siamo sempre emozionati di fare questo viaggetto per andare a lavorare in Francia. Oh, eccoci arrivati, bello, molto bello qui.
il fiume. Va bene. Preparazione finalmente, che sono già le 2:30. Famissima. Famissima. Busca si è messo un po' all'ombra, noi totalmente al sole. Sotto al salice piangente, no, non so che cos'è. Sembra però. È vero, sempre. Facciamo ancora un po'. Facciamo. E perché guarda? Sì, sì, va benissimo. Voilà. Merci. Così, Consumo di più. minchia. No, perché. Che? Spagna, roba da svenire. Vado prima io? Come? Ho detto vado prima io. Ah, sì? Ah, sì. Anzi, come che devo fare? Impossibile. Vai. Poi dopo entri tu dentro me lo apri. Ok. Che lancia arrivo, che cazzo. Ah, Com'è? mica Busca, Veramente? è calda, è calda. È giustissima l'acqua. Però arriva sempre più fredda. Aspetta di mettere al massimo.